Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Indiscrezioni di mercato, voci di mercato accostate al Napoli, questa girandola di attaccanti, scambio Zirkzee Osimhen, è uscita la notizia ieri, Bonni del Parma, c'è un'uscita molto probabilmente al 99,9% a gennaio per quanto riguarda la difesa. Andiamo a vedere cosa sta succedendo, il punto della situazione. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti. Per chi passa per la prima volta sotto questo contenuto e non si è ancora iscritto, fatelo pure ragazzi, attivando la campanellina delle notifiche, così si resta aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Prima di andare a vedere la situazione Osimhen Zirkzee e cosa sta succedendo, cosa è uscito fuori ieri, sappiamo che Conte ha bloccato la cessione almeno a gennaio di Simeone, quindi Simeone resta fino a giugno per quanto riguarda l'attacco del Napoli e io almeno ne sono più che contento perché cambiare a stagione in corso, sai chi hai ma non sai poi chi vai a prendere al di là del nome che puoi far arrivare, lo devi comunque diciamo integrare, ecco, movimenti dal punto di vista tattico. Ci vuole un po' di tempo e a stagione in corso, almeno quest'anno, non è il caso perché non siamo nella stagione scorsa dove a gennaio abbiamo fatto un mercato di riparazione che poi non ha riparato proprio un bel niente. Comunque, il Galatasaray sta vivendo un grande momento, primo in classifica in Super League con un vantaggio di 7 lunghezze. Il centravanti nigeriano, trasferitosi in prestito, ha fatto 8 gol, 4 assist in 9 partite ufficiali, numeri che hanno conquistato il cuore dei tifosi, specialmente ora che Icardi rimarrà ai box per il resto della stagione. L'avventura al Galatasaray non durerà a lungo. Con il ritrovato spirito e la vena realizzativa lontano dai problemi di Napoli, le sirene di mercato sono tornate a squillare per Osimhen e, stando a quanto rivelato da Fanatic, il Manchester United di Ruben Amorim avrebbe messo gli occhi sul 25enne, una virata decisa dei Red Devils dovuta anche al no dello Sporting di fronte alla richiesta di Gyökeres. Per Gyökeres ci vogliono 100 milioni e più, non è nemmeno forse un no, diciamo, dello Sporting Lisbona o del calciatore stesso, è proprio che probabilmente non si arriva alla richiesta, tutto qua, che comunque servono veramente tanti soldi e giustamente, aggiungo io, per portare via Gyökeres ovviamente da Lisbona. L'offerta sarebbe già sul tavolo, lo scambio di Zirkzee per Osimhen con aggiunta di qualche milione di euro per pareggiare il valore dei cartellini. Infine, stando a quanto si legge, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, sarebbe favorevole a dare luce verde alla trattativa. Alziamo un attimo le mani e se Conte, ovviamente, dà luce verde ad una trattativa del genere, ovvero l'arrivo di un calciatore come Zirkzee, noi non possiamo far altro che accettarlo perché quando un allenatore come Conte dà il via libera per un calciatore significa che poi in poco tempo lo mette in condizioni di poter far bene e crede nelle qualità tecniche del calciatore, ovviamente applicate al suo sistema e all'idea di gioco. A me il calciatore non è che piace particolarmente, però vista anche la situazione Lukaku, questa situazione al ginocchio cronica, a quanto ci hanno detto che potrebbe portare strascichi durante la stagione e anche l'anno prossimo, è vero che lì davanti dobbiamo pur trovare la quadra per quanto riguarda gli attaccanti da schierare. Il Napoli dal canto suo, almeno per quanto si legge, non accetterà scambi per quanto riguarda il cartellino di Osimhen, ma solo cash. E io sono d'accordo anche lì, perché poi con i molti soldi che vai a prendere dalla cessione di Osimhen puoi anche andarti a scegliere l'attaccante invece di stare alle condizioni di chi vende come in questo caso. Poi qui si legge qualche milione, allora se vogliamo fare due conti, 75 milioni se non erro la clausola di Osimhen, Zirkzee per me può valere al massimo, e dico al massimo, una quarantina di milioni, ma ci sono andato largo per ciò che non sta facendo in Inghilterra. Io ne ho già parlato sul canale tempo fa e ovviamente non sto qui a smentirmi. Il Bologna di Tiago Motta è stata una bolla dove tutto è andato liscio e alcuni calciatori vanno giudicati poi negli anni, non si possono giudicare solo dall'annata che hanno fatto col Bologna.
Ovviamente ci sono le eccezioni che confermano le regole e siamo d'accordissimo, come Calafiori che è un grandissimo difensore, sta facendo bene anche in Inghilterra, mo si è infortunato, però Calafiori è un caso a parte. Calafiori per esempio è quel difensore che eh, fuori da Bologna non si è fatto assolutamente il problema ambiente, campionato, Premier, eccetera, eccetera. Invece Zirkzee forse ha accusato un tantino il colpo, ma il Napoli comunque non accetta contropartite, quindi croccanti e cash per la situazione Osimhen. C'è un altro nome per quanto riguarda l'attacco del Napoli, se ne è già parlato nelle scorse settimane e continua a farsi spazio, ecco, caccia una punta in vista del futuro, soprattutto se dovesse partire Simeone. Simeone non parte, partirà a giugno eventualmente, l'abbiamo letto e Conte non lo lascerà partire a gennaio. Secondo quanto riportato dal Mattino, il Napoli avrebbe già il sì di Bonni, attaccante del Parma, il suo agente Federico Pastorello, lo stesso di Meret e Lukaku, e questo potrebbe favorire l'operazione. Da capire si legge se il club azzurro vorrà affrontare il colpo subito a gennaio oppure se Bonni può diventare un'opportunità per la prossima estate. Diventa difficile inserire, secondo me, un attaccante a gennaio privandoti poi di una punta, perché sai ciò che hai al momento e sai cosa hanno imparato, tra virgolette, i tuoi attaccanti, il sistema di gioco, l'idea di calcio che vuoi fare. Quindi far arrivare un attaccante a gennaio, integrarlo e farlo rendere come si deve a campionati in corso diventa una cosa, diventa un challenge o una scommessa da vincere. Quindi io non è, ci andrei molto ma molto cauto, perché non è il campionato scorso che a gennaio abbiamo fatto il mercato di riparazione che non ha riparato un bel niente, quindi non c'è tanto da riparare, ma io mi preoccuperei più della situazione in difesa. Ci fanno sapere appunto che in difesa Juan Jesus non rientra nei piani dell'allenatore, così era la notizia e così ve la riporto. E ci mancherebbe altro. Non ho niente contro Juan Jesus, però è arrivato il momento di appendere le scarpe a chiodo, lasciare la Serie A e finire la carriera in Brasile. C'è l'Internazionale, la squadra brasiliana che vorrebbe il centrale del Napoli, e forse si riesce a trovare anche un accordo per gennaio, e quindi è lì che io andrei a fare qualcosina. Il mercato di gennaio è sempre un'incognita, è sempre quella situazione che trovi squadre che devono comunque riparare a un inizio stagione un po' sottotono, trovi dei prezzi un tantino più alti se lo stesso giocatore lo vai a comprare a giugno, a stagione finita, a gennaio lo paghi qualche milione in più, però non possiamo sicuramente andare avanti con Buongiorno e Rachmani fino a fine campionato. Poi lunga vita a Buongiorno, lunga vita a Rachmani, che non si infortunano e che fanno tutta la stagione, siamo d'accordissimo, però poi quando c'è un attimo da tirare il fiato e non hai chi inserire, e allora diventano problemi. Abbiamo letto anche che il Napoli punta assolutamente su Rafa Marin, a quanto, a quanto si legge, quindi quella chiacchiera Rafa Marin al Real Madrid, perché comunque ci sono stati infortuni nella linea di difesa in quel di Madrid della squadra di Ancelotti, non si farà assolutamente niente. Speriamo di far uscire Juan Jesus a gennaio e al limite anche portare a Napoli un Biollo dell'Udinese, che a me farebbe piacere e molto probabilmente la va a alzare l'asticella per quanto riguarda la linea difensiva, perché è una cosa che ti entra un Biollo fisicamente a posto, sul pezzo, più giovane, conosce la Serie A e sta facendo molto bene. È una cosa che poi ti deve subentrare Juan Jesus, che una partita ogni 30, minutaggio molto ma molto basso. È inutile poi andarcelo a prendere con lo stesso calciatore quando fa la cappellata, perché diciamo che le aspettative su un Juan Jesus le hanno fatte alzare gli allenatori dell'anno scorso, che gli hanno dato un minutaggio molto elevato, perché Juan Jesus era stato preso per fare 300-400 minuti in una stagione,
non per fare il titolare. Quindi c'è un concorso di colpa anche con chi l'ha schierato troppe volte l'anno scorso, bocciando Nathan che sta facendo molto bene ovviamente in Spagna, e quindi ci siamo trovati in questa situazione. Però io più che in attacco, dove avendo preso McTominay comunque gli esterni ci sono, ti puoi mettere con un trequartista dietro una sola punta, potresti ovviare un tantino alla situazione nel caso Lukaku ovviamente non si riprenda subito e salti qualche partita in più. Mi concentrerei più sul reparto difensivo. Ultima notizia, ma non ultima per importanza, cari ragazzi, non dimenticate che quando c'è stata la partita con il Lecce, Dorgu è già a Napoli, che sia gennaio o giugno, perché comunque sicuramente si saranno visti e Conte avrà sicuramente lanciato la zeppatina, vai, mettiamola così, al calciatore che non può far altro che accettare il salto di qualità dal Lecce al Napoli con un allenatore che poi lo vuole. Quando un allenatore ti vuole, così come è stato per Buongiorno, ricordiamo, diciamo contattato da Conte o si è visto con Conte, se non erro era il suo compleanno a Torino e quant'altro. Comunque quando un allenatore ti cerca è una situazione di mercato molto diversa dove riesci molte volte a trovare la quadra tra le due società, perché poi c'è il volere al 200% del calciatore di cambiare casacca, e quindi lì molto probabilmente la strada è già in discesa. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivazione della campanellina. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!